Halloween, il 31 ottobre, è una delle ricorrenze più particolari e divertenti soprattutto per i bambini, ma non solo. Con origini irlandesi è diventata una festa tipica americana, ma da diversi anni ha conquistato tutto il mondo. È una festa pagana, il Capodanno celtico, che celebrava la fine dell'estate con i riti di Samhain, che etimologicamente vuol dire proprio fine dell'estate, che segnavano l'inizio di un semestre oscuro. La distanza tra il mondo dei vivi e quello dei morti si accorciava ed era più facile comunicare con gli spiriti e onorarli. Ad Halloween ci sono anche ai giorni nostri dei riti, come quello di raccontare storie di paura davanti al camino, quello di vestirsi da mostri e streghe per celebrare la morte, che viene considerata comunque un inizio, oppure intagliare zucche con forme spaventose. Ma anche il cibo può essere un rito. Vediamo allora quali sono quelli considerati tali in questo periodo. In origine c'erano solo le soul cake, le torte dell'anima. Si dice che le famiglie irlandesi più ricche le donassero ai poveri o mendicanti che andavano porta a porta, in cambio della promessa di pregare per i morti. Da questa tradizione è nata l'usanza per i bambini di passare di casa in casa per il dolcetto scherzetto. Adesso però vengono offerte caramelle, cioccolatini e lecca-lecca. Ma anche le ricette preparate in casa non mancano in questo periodo. Vediamone qualcuna. Pumpkin pie, la torta di zucca. È uno dei piatti tipici del ringraziamento, ma anche ad Halloween è comoda per recuperare tutta la polpa che si ricava dalla decorazione delle zucche. È composta da uno strato di pasta frolla per la base e sopra una crema di zucca cotta, è aromatizzata con cannella, chiodi di garofano, spezie e accompagnata con ciuffetti di panna montata. Semi di zucca tostati. I semi recuperati dallo svuotamento delle zucche vengono tostati e salati. Attenzione, uno tira l'altro. Divinity Candy. Sono dei torroncini fatti con l'albume dell'uovo, sciroppo di mais, zucchero. A questo impasto poi viene aggiunta della frutta secca, come noci, nocciole o noci pecan. E proprio per l'aggiunta di quest'ultimo tipo di frutta secca, tipica del sud degli Stati Uniti, vengono anche chiamati dolcetti del sud. Cupcake alla zucca. Molto popolari, veloci da preparare e gustosi. L'impasto viene aromatizzato con la cannella e vengono ricoperti con un frosting alla zucca o al formaggio spalmabile, oppure con una glassa all'arancia e a volte decorati stile Halloween. Sponge o honeycomb toffee. Dolci con l'interno a forma di nido d'ape. Per preparare ci vuole zucchero di canna integrale, sciroppo di mais o d'acero, aceto, bicarbonato di sodio, acqua e alcuni aggiungono anche il miele. Spesso vengono ricoperti di cioccolato fuso e hanno la tipica forma di barrette. Mele candite. Le mele, soprattutto quelle rosse, sono un simbolo di questa festa già dai tempi dei riti pagani di Samhain. Si consumano in particolar modo in America, Regno Unito e Irlanda. Ma anche in Italia stanno piacendo e si iniziano a vedere un po' in tutto il mondo. Nelle mele viene inserito uno stecco e poi vengono immerse nello sciroppo, acqua, zucchero e sciroppo di mais aromatizzato con le spezie. Nella versione più golosa, dopo averle immerse nello sciroppo o nel caramello, si fanno rotolare nella granella di arachidi o nocciole. Soul cake. Come abbiamo accennato all'inizio del video, veniva fatta per commemorare i morti nella tradizione celtica. Anche oggi è molto apprezzata, più che come una torta, come grandi biscotti speziati, con l'uvetta nell'impasto e una croce incisa sopra, sulla quale si possono mettere gocce di cioccolato o frutta disidratata. Pancake di patate. È un comfort food irlandese. Sono frittelle fatte con patate grattugiate, farina, uova, sale e solitamente si uniscono le verdure avanzate. Si cuociono proprio come quelli dolci in padella, con un po' di burro o olio per non farli attaccare. Tortine Whoopie. Sembrano dei macarons al cioccolato, ma morbidi, con il ripieno di crema di burro e vaniglia o di marshmallow fusi o di crema al formaggio spalmabile. Barnbread, tipico irlandese. C'è una curiosità che ruota attorno a questo piatto. È un pane dolce con uva sultanina. Nel periodo di Halloween bisogna stare attenti ad addentarlo, perché nell'impasto si possono trovare degli oggetti,
che si dice che predicono il futuro, un pezzo di stoffa, destino di povertà, un bottone, single tutta la vita, una moneta, vita di ricchezza, un bastoncino, o futuri viaggi oppure un matrimonio infelice, o un anello, sposi entro un anno. Ai nostri giorni, solitamente, si inserisce solo l'anello, che viene fornito al ristorante o alla cuoca dal futuro sposo, per la proposta del matrimonio. Cole Cannon. Rimaniamo sempre in Irlanda. Nella verde isola si prendeva la lettera il detto che dice: il cibo è la strada più veloce per raggiungere il cuore di un uomo. Infatti pare che le donne mettessero il primo e l'ultimo cucchiaio di Cole Cannon in un calzino e poi lo appendessero sopra la porta. Il primo uomo, scapolo, a passare sotto a quella porta sarebbe diventato loro sposo. È un piatto vegetariano, cremoso, preparato con purè di patate, cavolo verza, porri, cipolle, latte, burro e altre erbe. Qualche volta, anche in questo piatto, all'interno, viene inserito un anello in segno di buon auspicio per chi lo trova. E in Italia? I dolcetti più famosi in questo periodo sono le fave dei morti, dei biscottini di farina di mandorle, farina bianca, zucchero, uova, burro e cannella, che devono questo nome all'usanza dell'antica Roma di offrire questo legume, le fave, alle divinità degli inferi, come Plutone e la moglie Proserpina. Anche le ossa dei morti sono tipici di questo periodo. Si tratta di biscottini di zucchero, farina, acqua, chiodi di garofano in polvere e cannella, che in forno lievitano fino a svuotare la parte inferiore e a gonfiare lo zucchero in superficie, così da dargli la caratteristica forma. Anche il castagnaccio, preparato appunto con la farina di castagne, e il pan dei morti, realizzato con fichi, cioccolato e uvetta, vengono serviti in questa particolare festività assieme ai piatti a base di zucca come risotti, vellutate, tortelli o gnocchi e l'immancabile torta di zucca. Nel resto del mondo invece ci sono tradizioni differenti. In Scozia troviamo anche l'haggis, che è un insaccato a base di interiore di pecora, cipolla, farina d'avena, spezie, che viene insaccato proprio nello stomaco della pecora e bollito per circa 3 ore. Un parente alla lontana del cotechino, ma con carne ovina anziché suina. In Perù e in tutto il Sud America si beve una bevanda tipica peruviana, la chicha morada, che viene preparata con mais nero, ananas, limone, chiodi di garofano, mele, cannella e acqua. In Messico, oltre alla chicha morada, si usa fare picnic sulle tombe dei propri cari, con cibi tipici di Halloween, con il pan dei morti e i teschi zuccherati, i calaveras, tutti colorati, da usare anche come offrenda, cioè come offerta ai defunti. Infine la Cina. Mentre Halloween, come festa importata e consumistica, si festeggia anche qui la sera del 31 ottobre, il culto dei defunti, il nostro 2 di novembre, si onora ad aprile con il Qingming Festival. Pur essendo in un altro periodo e pur essendo un paese così lontano da noi, le usanze sono molto simili. Ci si reca al cimitero a trovare i propri cari, si puliscono le tombe, si portano i doni. Da noi i fiori, da loro tè e riso. Siamo arrivati alla fine del video. Abbiamo visto un po' le usanze in tutto il mondo, ma soprattutto dove la festa è nata e dove è più sentita. Speriamo che questi cibi vi abbiano un po' incuriositi e che vogliate riproporli. Fateci sapere come sono venuti. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguiti.